Bene amici, ben ritornati, ben ritrovati. Continuiamo a parlare delle vicende dell'Inghilterra nel XVII secolo. Abbiamo visto che scoppia la prima rivoluzione inglese. La prima rivoluzione inglese scoppia prima delle guerre civili. Attenzione, la prima rivoluzione inglese comprende due guerre civili, la prima e la seconda guerra civile, mentre la successiva seconda rivoluzione inglese non avrà guerre civili, non proprio, diciamo. La prima guerra civile, nella prima rivoluzione inglese, avviene tra il 42 e il 45. L'abbiamo visto, già l'abbiamo accennato nella precedente video lezione. Fino al 1642 il re Carlo I, che in precedenza aveva governato da sovrano assoluto, si vede togliere quasi tutti i suoi poteri dal Parlamento, dal Long Parliament. Questa è già rivoluzione, prima ancora che si combatta. Carlo I perde la maggior parte dei poteri che il Parlamento prende su di sé, compreso il comando dell'esercito. Il Parlamento riesce a controllare l'esercito, compreso il diritto di nominare i funzionari, i magistrati, i ministri, passa dal re al Parlamento. Il re perde una serie di poteri assolutistici che aveva prima. Il Parlamento viola qualunque legge per fare questo. Si tratta di una vera rottura istituzionale, si tratta di una rivoluzione prima che si combatta. Carlo I fugge da Londra, ormai era, possiamo dire, prigioniero a Londra senza potere, senza possibilità di controbattere alle iniziative del Parlamento a base largamente puritana. Carlo I fugge da Londra e costituisce il suo esercito nelle campagne con i nobili più antichi, un esercito che viene fondato dai grandi latifondisti a lui fedeli. Questo esercito di Carlo I si chiama l'esercito dei Cavaliers, dei cavalieri, dei nobili di alto rango. Anche il Parlamento ha un suo esercito. Il Parlamento costituisce l'esercito dei Roundheads. Bonariamente sapete che gli inglesi sono molto simpatici nel dare nomi singolari, strani e divertenti anche alle loro cose, ai loro eventi storici. L'esercito del Parlamento si chiama Roundheads, cioè teste rotonde. L'origine di questo soprannome non è chiara. Secondo alcuni, teste rotonde per via di un particolare berretto che indossavano i militari. Secondo altri, invece, i soldati del Parlamento si erano tagliati i capelli in un certo modo, come fanno forse ancora certi monaci, si erano tagliati i capelli al centro della testa, avevano lasciato solo una cresta di capelli intorno alla testa. Per questo teste rotonde, insomma non si sa. Questi due eserciti si rincorrono da una parte all'altra dell'Inghilterra tra il 42 e il 45 per ben 3 anni, portando lo scompiglio, il disastro, la distruzione in tutta l'Inghilterra. L'Inghilterra non vedeva una guerra civile di questa portata dai tempi, ovviamente, della guerra delle due rose, che però era avvenuta molto prima, d'accordo? Gli inglesi non erano abituati a delle guerre sul loro territorio, anche quando partecipavano alle guerre europee, appunto, queste guerre europee si svolgevano quasi sempre sul territorio dell'Europa continentale, non sul territorio inglese, quindi un vero shock per gli inglesi. Che cosa succede? Vince Carlo I oppure vince il Parlamento? In realtà, se noi vediamo la geografia della guerra civile, sembrerebbe che il re sia in vantaggio. Se guardiamo proprio la cartina geografica, a parte la Scozia che si allea con il Parlamento, la maggioranza delle regioni inglesi, la maggioranza nel senso dell'estensione su una cartina geografica, è a favore di Carlo I. Tutto il nord, le regioni del nord dell'Inghilterra, vi ricordate, erano regioni dove erano rimasti molti cattolici, il Lancashire, lo Yorkshire, le Midlands. I cattolici ovviamente si schierano con il re, perché un re anglicano, episcopale, di origini scozzese, è sempre meglio dei terribili calvinisti puritani. Ovviamente i cattolici si schierano con il male minore in qualche modo, il re
un re che vuole essere assoluto e la Chiesa anglicana sono elementi più simili alla Chiesa cattolica e alla dottrina cattolica piuttosto che i puritani e la Chiesa calvinista. Quindi tutto il nord dell'Inghilterra si schiera con Carlo I, ma anche tutte le regioni del sud-ovest dell'Inghilterra. Invece, in Inghilterra, le zone che si schierano con l'esercito parlamentare sono meno estese, almeno sulla cartina, come territorio. Si tratta di un territorio minore, si schiera con l'esercito parlamentare il sud-est dell'Inghilterra. Abbiamo già visto che anche la Scozia si schiera però col Parlamento. La Scozia era già rivolta da molti anni, ma la Scozia contava poco, era disabitata, era arretrata. Attenzione, apparentemente il re è in vantaggio perché il territorio che si schiera con lui è più esteso, però le cose non stanno così. Le regioni del nord dell'Inghilterra e del sud-ovest dell'Inghilterra erano le regioni più arretrate, quelle ancora dominate da un'economia agropastorale, dove non si erano fatti investimenti o migliorie di tipo agronomico-industriale. Invece il sud-est, che si schiera col Parlamento, la regione di Londra, è la regione più evoluta, più moderna, più dinamica economicamente dell'Inghilterra, lì dove l'economia veniva gestita in maniera molto evoluta, con il lavoro salariato, con l'organizzazione molto più moderna, un'organizzazione già proto-industriale anche da un punto di vista delle manifatture e del commercio. Il sud-est dell'Inghilterra, una regione più moderna, più ricca, più dinamica rispetto agli altri posti dell'Inghilterra. Quindi vedete, anche se in estensione valeva meno rispetto alle regioni che si schierano col re, si tratta dei posti più moderni. Con il sud-est dell'Inghilterra si schiera anche la Scozia, che però, come ho detto, era una regione molto povera di pastori. Sin dall'inizio l'esercito parlamentare inizia ad avere un certo successo, ma in realtà la svolta si ha quando l'esercito parlamentare viene organizzato in un certo modo, si trasforma nel cosiddetto New Model Army. Voi sicuramente sapete pronunciare l'inglese meglio di me, ma anche i miei studenti lo sanno pronunciare meglio di me. New Model Army significa esercito di nuovo tipo, è una rivoluzione nell'organizzazione dell'esercito. Non c'erano in Europa eserciti di questo tipo. Che cos'è questo esercito? È un esercito in cui si combatte in prima persona, un esercito nazionale e patriottico. Coloro che hanno interessi commerciali, capitalistici, i nobili o i borghesi o gli artigiani delle campagne che contrastano il re, combattono in prima persona, cioè è un esercito in cui i proprietari, gli artigiani, i proprietari terrieri combattono in prima persona, un esercito nazionale, un esercito senza mercenari, è un esercito senza ufficiali aristocratici. Sapete che i puritani odiavano gli aristocratici, un esercito democratico, nel senso che tutte le decisioni si prendono ad alzata di mano e chi fa carriera nell'esercito è chi è più bravo, cioè c'è una meritocrazia. È una democrazia, così come i calvinisti erano abituati a praticare la democrazia ecclesiale. Praticano la democrazia anche nell'esercito, quindi un esercito formato da artigiani, piccoli proprietari terrieri, combattono in prima persona, non pagano mercenari, senza aristocratici, è un esercito che elegge i migliori per alzata di mano. Questo esercito diventa praticamente imbattibile. Tra i comandanti dell'esercito emergono due proprietari terrieri che avranno un'enorme importanza nel seguito della storia inglese: Oliver Cromwell e suo genero Henry Ayrton. Cromwell e Ayrton sono i principali comandanti di questo esercito, dei Roundheads, l'esercito dei parlamentari, un esercito di nuovo tipo, New Model Army.
ottengono le vittorie decisive. Nel 1644 il Parlamento sconfigge l'esercito del re a Marston Moor, ma non è la battaglia decisiva. L'anno successivo arriva la vittoria decisiva presso Naseby. L'esercito del re Carlo I è circondato e deve arrendersi, e lo stesso Carlo I viene fatto prigioniero. Vince l'esercito parlamentare, perde l'esercito di Carlo I, Carlo I è prigioniero. Nel 1645 termina la prima guerra civile inglese. Che cosa succede? Carlo I è prigioniero, le forze vincitrici si dividono, non sono d'accordo su cosa fare, litigano. Cosa fare dopo la vittoria? I dibattiti sono tanti. Guardate che questa guerra civile fa emergere, con sorpresa di tutta Europa, ma anche quello che succederà dopo questa prima guerra civile, fa emergere una Inghilterra colta, disposta al dibattito, alla polemica, all'argomentazione razionale. Escono moltissimi libri, moltissimi libelli, pamphlet, anche moltissimi giornali che sostengono una tesi oppure l'altra. Si parla di democrazia, si parla di eliminare il papismo della Chiesa anglicana, si parla anche di democrazia radicale, con toni a volte accesi, con toni anche a volte un po' fanatici, tipici dei settari millenaristi. Si prevede l'arrivo dell'Apocalisse, i propri avversari vengono chiamati figli del demonio e così via, si profetizza l'arrivo del regno di Gesù Cristo in terra, qualora la propria fazione vinca. Un'Inghilterra colta, un'Inghilterra dove c'è un dibattito, un vivace scontro di opinione, che vengono messe per iscritto moltissimi esponenti dell'esercito di Cromwell, dell'esercito parlamentare. Sono anche dei radicali, vorrebbero eliminare il re, sono a favore della Repubblica, e sono annoverati anche tra i grandi scrittori della letteratura inglese, personaggi come Milton, oppure Harrington, oppure Sidney. Milton non ha scritto soltanto Il Paradiso Perduto, ha scritto anche Areopagitica, come altri che vi ho nominato, e altri ancora, opere di politiche a favore della tolleranza religiosa, a favore della libertà, a favore della democrazia, della separazione tra Stato e Chiesa. Quindi un grande slancio anche culturale di questa Inghilterra che voleva fuoriuscire dall'assolutismo e dal feudalismo per entrare nella rivoluzione industriale, nella modernità, nel capitalismo, nel libero mercato, ma anche nelle istituzioni rappresentative, nei diritti dell'individuo e anche dal punto di vista di alcuni della sovranità popolare, dei diritti delle masse popolari, dell'uguaglianza. C'era tutto un ventaglio di posizioni diverse, molte erano radicali. Le forze rivoluzionarie che hanno vinto si dividono, tra l'altro, io ho già detto perché si dividono, tutti sono d'accordo nell'eliminare i vescovi, la gerarchia della Chiesa anglicana, episcopale. L'ho detto più volte. Alcuni però, i presbiteriani, vogliono sostituire la Chiesa anglicana con il presbiterio obbligatorio calvinista, altri invece, gli indipendenti, sono per la libertà di religione, almeno per la libertà di religione per tutti i protestanti e neanche per gli anglicani. Poi si dividono anche all'interno dell'esercito e all'interno del Parlamento. Molti vogliono trattare col re, anche se è stato sconfitto, dicono, anche se è prigioniero, resta sempre il re, una figura sacra, non possiamo deporlo. Certo, c'erano quelli a favore della Repubblica, però molti volevano mantenere la monarchia, volevano una monarchia limitata, costituzionale, conciliarsi con il re prigioniero, che accettasse di dividere i suoi poteri col Parlamento. Da questo punto di vista l'esercito è più duro col re, mentre invece il Parlamento, un po' meno puritano, è più favorevole al re. Il Parlamento non è composto solo da puritani intransigenti, ma anche da persone più pacate, meno intransigenti, disposte a
a scendere a patti col re. Ricordate che in Parlamento c'è un numero molto significativo di anglicani e anche di cattolici, questo soprattutto ovviamente nella Camera dei Lord. Il problema di coloro che vogliono trattare col re sta che il re non vuole trattare. Il re Carlo I rifiuta qualunque tipo di offerta, di soluzione, di compromesso, di accordo. L'esercito fa una proposta al re, il re dovrebbe mantenere dei poteri, il Parlamento però avrà anch'esso dei forti poteri, il Parlamento verrebbe eletto ogni 2 anni, ci sarebbe l'eliminazione della Chiesa anglicana e quindi non ci sarebbe più una Chiesa di Stato, ci sarebbe libertà religiosa, libertà di parola, ma attenzione anche l'eliminazione dei monopoli e dei vincoli al commercio, capite? Fate attenzione a questo, le forze che hanno sconfitto il re, le forze puritane, comunque i non conformisti, i dissenters, hanno anche degli interessi economici ben precisi, sono i piccoli proprietari terrieri, la gentry e gli yeomen che stanno realizzando la rivoluzione industriale, che hanno iniziato a gestire la terra o le protoindustrie con il lavoro salariato, con una mentalità capitalistica orientata al profitto, hanno fatto le recensioni, le enclosures. Fate molta attenzione a questo, forse già lo sapete o forse no. Quelli che fanno la rivoluzione inglese e tolgono potere al re non lo fanno solo perché vogliono la democrazia, i diritti civili, i diritti dell'individuo, la libertà, per motivi così ideali, solo per motivazioni nobili, ideologiche. Per loro la libertà e i poteri del Parlamento e i diritti dell'individuo vanno insieme con l'affermazione del capitalismo, affermazione del libero mercato, l'affermazione della libera concorrenza, l'affermazione della nuova proprietà terriera capitalistica, quindi la separazione dei poteri, il parlamentarismo, avviene contemporaneamente al sorgere del capitalismo moderno, che proprio viene quasi, come dire, inventato, comunque si afferma nell'Inghilterra del Seicento, la libertà di commercio, del libero mercato, della concorrenza. Quindi vedete, tra le richieste al re vi è anche l'abolizione della vendita dei monopoli da parte del re, l'abolizione dei dazi e delle dogane interne, la creazione di un libero mercato, l'eliminazione di quel feudalesimo che impedisce la libertà di mercato. Questo è molto importante, cioè le due cose vanno di pari passo. Molti dicono, possibile che si possa dire la democrazia moderna è nata in un paese preciso e in un tempo preciso, è nata in Inghilterra nel Seicento? La risposta è sì, con tutte le cautele del caso. Ci sono state delle anticipazioni, i comuni italiani, ovviamente la democrazia all'inizio è molto imperfetta, criticabile quanto si vuole, però quello che succede è la nascita della democrazia moderna, avviene in Inghilterra nel Seicento, non in un altro paese, ma anche alla domanda, ma il capitalismo moderno è stato imposto, trionfa in un solo paese in un tempo preciso, in Inghilterra nel Seicento, anche qui la risposta può essere positiva, cioè l'affermazione della democrazia parlamentare, della democrazia liberale moderna, nell'Inghilterra del Seicento fa di pari passo con l'instaurazione del capitalismo moderno, del libero mercato, della libera concorrenza, della fine delle corporazioni e dei suoi poteri, dei blocchi, dei vincoli al commercio, la fine dei privilegi feudali, la fine e la scomparsa delle terre comuni. Sono due cose, politica ed economia, che vanno di pari passo. Coloro che hanno vinto, che hanno avuto successo nella rivoluzione, che hanno sconfitto il re, vogliono ottenere non solo dei risultati politici, ma anche dei risultati economici. Vogliono il capitalismo, vogliono il libero mercato, vogliono fare ciò che vogliono della loro terra, senza avere assolutamente dei vincoli. Questo va capito. Comunque si continua a trattare con il re prigioniero. Carlo I rifiuta ogni soluzione, dice: io sono il re assoluto, la sovranità me l'ha data Dio, non devo trattare con voi, non devo scendere a compromessi con nessuno, non devo cedere parte della sovranità.
al Parlamento, quindi si tratta di una situazione di stallo, una situazione bloccata. Carlo I non accetta nessuna proposta. Non è un po' strano che l'esercito tratti con Carlo I e faccia delle proposte? Cioè, non solo il Parlamento, attenzione, anche l'esercito tratta con Carlo I, discute con lui per stabilire quali saranno le istituzioni della nuova Inghilterra. Certo che è strano, forse avete già capito, l'esercito di Cromwell e Ayrton rappresenta un potere politico abusivo. In Inghilterra il potere non appartiene più al re o al Parlamento o solo al Parlamento, ma anche all'esercito che ha vinto la guerra civile e che dopo aver vinto la prima guerra civile si guarda bene dallo sciogliersi, anzi si riunisce a discutere quella che sarà l'Inghilterra futura come se fosse un Parlamento alternativo. Fate attenzione. Infatti, mentre si continua a trattare col re che non vuole accettare nessuna soluzione, nell'ottobre 1647 l'esercito, che si è acquartierato per l'inverno, non si è sciolto, a Putney, in particolare all'interno della chiesa di St. Mary Putney, un sobborgo di Londra, un sobborgo sud-occidentale di Londra che oggi fa parte integrante di Londra, nella chiesa di St. Mary, l'esercito è impegnato in un dibattito con alcuni suoi esponenti che fanno parte del gruppo dei Livellers e hanno un programma politico molto radicale, molto moderno dal nostro punto di vista, per riorganizzare l'Inghilterra. Grande importanza dei Livellers. Capite, è strano, come mai l'esercito, non il Parlamento, discute con i Livellers che sono all'interno dell'esercito su quale assetto istituzionale dare all'Inghilterra? L'esercito e non il Parlamento fa questa discussione. Il programma di Livellers si chiama Patto del Popolo. Già capite? Livellers significa livellatori. I Livellers hanno dei programmi di democrazia radicale veramente in anticipo di secoli, in anticipo sui tempi. Si chiamano livellatori perché vogliono livellare da un punto di vista giuridico tutti i cittadini, vogliono fare gli interessi anche delle masse popolari. Il programma dei Livellers si chiama Patto del Popolo ed è un programma modernissimo. I Livellers propongono la sovranità popolare, la Repubblica, quindi il re deve essere deposto. Attenzione, il suffragio universale, uno dei punti del loro programma che fa più discutere, la netta separazione tra Stato e Chiesa, l'abolizione dei privilegi di nascita, l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, quindi l'eliminazione di qualunque privilegio, l'eliminazione stessa dell'aristocrazia o comunque di qualunque privilegio nobiliare. È un programma di democrazia radicale. Ma perché radicale? È un programma democratico come le democrazie che noi abbiamo oggi. All'epoca però era qualcosa di veramente sbalorditivo. I Livellers anticipano i tempi. Secondo molti storici, i Livellers sono la base della democrazia moderna. Si intende proprio la democrazia del XX secolo, o perlomeno della democrazia che viene fatta balenare a partire dalla Rivoluzione francese, molto tempo dopo rispetto agli eventi di cui stiamo parlando, rispetto a questi dibattiti. Quindi questi dibattiti si chiamano dibattiti di Putney, sono stati trascritti e ancora adesso leggerli è interessantissimo. È interessantissimo leggere le opinioni degli uni e degli altri. I Livellers vengono accusati da Cromwell e Ayrton, parlerà però soltanto Ayrton, Cromwell fa parlare il suo alter ego, il suo genero. Henry Ayrton e quelli che sono contrari come Cromwell al programma dei Livellers li accusano di essere socialisti, di volere l'abolizione della proprietà privata. Ayrton discute inizialmente con Rainborough, spero che si scriva così, se no potete andare comunque a controllare. È l'unico ufficiale superiore dell'esercito che faccia parte dei Livellers, gli altri sono tutti soldati semplici. Rainborough dice: ogni cittadino dell'Inghilterra ha una sua vita da vivere, contribuisce alla ricchezza e alla libertà dell'Inghilterra, quindi ogni cittadino, anche
i cittadini più poveri, non proprietari, nulla tenenti, devono avere gli stessi diritti dei più ricchi. Non sto dicendo che devono prendere la proprietà degli altri, ma devono, anche i non proprietari, devono avere il diritto di voto, essere trattati ugualmente dalla legge. Ayrton risponde: io non sono d'accordo. Ayrton dice che il diritto di voto deve andare soltanto ai proprietari, quelli che hanno una proprietà, oppure se non hanno proprietà immobiliare, svolgono un lavoro per cui hanno un reddito piuttosto alto. La versione di Ayrton è classista: devono poter votare, devono poter essere eletti soltanto coloro che possiedono beni, i possidenti, i proprietari, perché secondo lui, attenzione a questo ragionamento, secondo Ayrton, soltanto chi ha una proprietà, soltanto chi ha dei beni da difendere, esprimerà il proprio voto per difendere in generale la libertà dello Stato. Cioè l'interesse privato, secondo Ayrton, è la molla che ti spinge a difendere l'interesse pubblico, la libertà, l'indipendenza del tuo paese, le regole del mercato, la libertà, anche la libertà economica. Non può esistere, secondo Ayrton, la libertà economica, non può esistere se non è basata sulla proprietà, e tutte le altre libertà dipendono dalla proprietà economica. È un discorso ovviamente di stampo borghese capitalistico. Solo chi ha una proprietà deve votare, deve avere una cittadinanza attiva. Solo chi ha davvero dei beni da difendere voterà per difendere, si impegnerà per difendere anche il proprio Stato. Chi invece non ha una proprietà, non ha niente, cosa farà secondo Ayrton? Non avrà interesse a conservare la libertà del proprio Stato, voterà per qualunque partito populista che gli prometta di prendere le proprietà degli altri e di dargliele, cioè avranno un unico interesse i nullatenenti: il fatto di prendersi le proprietà dei ricchi senza lavorare. Quindi è comunismo, dice Ayrton. Dice Ayrton a Rainbow: anche se voi apparentemente, formalmente, ufficialmente siete contro il socialismo, siete contro l'abolizione della proprietà privata, di fatto il suffragio universale produce automaticamente l'abolizione della proprietà privata, perché facendo votare tutti, i poveri che non lavorano, i nullatenenti, fannulloni, che non hanno una proprietà, che sono la grande maggioranza, quelli voteranno esclusivamente con un unico obiettivo, quello di prendersi i beni altrui di coloro che le possiedono, non pensando minimamente al rispetto della libertà, al rispetto dei diritti umani, alle buone leggi del regno. E noi non li possiamo far votare, soltanto i proprietari devono votare, soltanto loro hanno interesse a difendere la libertà. Una visione classista e borghese e capitalista. I diritti civili, i diritti politici vengono legati all'esistenza di una proprietà. Ayrton dice che comunque i non proprietari, i nullatenenti, gli inglesi poveri, hanno comunque dei diritti civili, anche se non hanno il diritto di cittadinanza attiva e i diritti politici. Dice Ayrton: i poveri hanno diritto di respirare l'aria dell'Inghilterra. Lo so, sembra comico questo, ma non solo, dice Ayrton, respirare l'aria dell'Inghilterra, hanno il diritto di calpestare le strade dell'Inghilterra, hanno diritto di essere giudicati da un tribunale inglese come gli altri cittadini. Anche i poveri hanno il diritto di non essere allontanati dall'Inghilterra o cose del genere, ma non possiamo dare loro il voto, perché i non proprietari, dice Ayrton con un argomento piuttosto crudele, in che situazione si trovano? I non proprietari in che cosa differiscono, per esempio, da un turista, da un viaggiatore straniero che si trovi momentaneamente in Inghilterra? Se diamo il diritto di voto ai poveri e nullatenenti, dovremmo darlo anche agli stranieri che magari entrano nel nostro paese, pensano che solo per il fatto di stare, di vivere nel nostro paese, non avendo proprietà, devono anche avere il diritto di voto. Quindi Ayrton accomuna i poveri non proprietari agli stranieri. A un certo punto prende la parola Saxby, non più Rainbow. Saxby è un altro esponente dei Livellers, un soldato semplice. Saxby è povero, non possiede alcuna proprietà. Ha combattuto per l'esercito parlamentare.
Saxby dice: sono molto triste per le parole di Ayrton, ci si nega la libertà politica. E allora che cosa abbiamo combattuto a fare? Noi abbiamo combattuto, abbiamo rischiato la vita, siamo morti. Anche i Liveller sono morti per difendere la libertà dell'Inghilterra. Perché si chiede a un soldato di morire in guerra per l'Inghilterra quando non si vuole dare a questo soldato la libertà di voto? Allora noi siamo trattati come dei mercenari, cioè ci si chiede di combattere ma senza ottenere in cambio alcun diritto. È soltanto ai mercenari si chiede di fare questo, siamo come dei mercenari, in fondo veniamo paragonati agli stranieri. Saxby dice: i poveri non proprietari pagano le tasse, arricchiscono l'Inghilterra con il loro lavoro, con le loro iniziative, fanno parte dell'esercito, perché non possono votare? Perché non possono determinare la politica e le leggi dello Stato per il quale lavorano, pagano le tasse? L'argomentazione di Saxby è comunque molto stringente. Io ho fatto solo una sintesi, capite, molto breve, delle diverse argomentazioni. Qui i dibattiti di Putney stavano per arrivare allo scontro aperto, ma arriva una notizia da Londra a Putney che blocca, che interrompe all'improvviso questi dibattiti. Il re è fuggito. Carlo I è fuggito dalla sua prigionia e si è rifugiato presso gli scozzesi. Gli scozzesi hanno cambiato parte. Prima stavano col Parlamento, adesso si sono schierati con il re. E quindi scoppia la seconda guerra civile inglese. Di nuovo l'esercito del Parlamento, l'esercito dei Roundheads, si scontra con l'esercito dei Cavaliers, l'esercito di Carlo I. Come andrà a finire? Parleremo della seconda guerra civile inglese e anche poi della decapitazione del re, della Repubblica, del ruolo di Oliver Cromwell nella prossima video lezione. Continuate a seguirmi, continuate a seguire, a occuparvi di questa affascinante storia, le trasformazioni fondamentali che l'Inghilterra promuove lungo il Seicento, il XVII secolo. Ci vediamo alla prossima lezione che trovate proprio qui in questa playlist. Ci vediamo, spero, presto. Vi ringrazio tutti, arrivederci.